Continuiamo il progetto di zero scarto. Voi buttate via i gambi degli asparagi? Cioè la parte è proprio quella finale. Adesso vi faccio vedere un modo per riciclarli. Per il resto delle punte e del gambo, diciamo fino a qua, utilizzate il solito sistema, quindi scottiamo in acqua, veloce, rapido, indolore. Per quest'altra parte invece, una volta che abbiamo trovato il punto quello di taglio, no? Quando sentite che a un certo momento da un lato è morbido, la parte morbida la utilizziamo per fare tutto il resto, mentre quest'altra parte dura qua di solito si butta via. Ma in questo caso cosa facciamo? Allora, ci sono due sistemi, lo trasformiamo in una crema, questo per forza, non c'è un altro sistema per poterlo utilizzare, e per questo ci sono due sistemi. Allora, il primo, dove semplicemente facciamo un soffritto con cipolla, il gambo di questo, la patata, lasciamo cuocere e diventa una zuppa. Dopodiché possiamo decidere se frullare questa zuppa con il mio amico Vitamix, e di conseguenza riusciamo a rompere tutta la fibra che abbiamo all'interno, che è la cosa più importante, oppure utilizziamo questo che è chiamato chinois o colino cinese, e potete usarlo o per farci la scherma, ma adesso doveva suonare il timer del coso, o ci fate la scherma tipo così, col mestolo attaccate e con lo chinois vi difendete, vedete? Così. Oppure al posto di fare i cretini, questo qua viene utilizzato per filtrare tutte quelle zuppe vellutate alle quali vogliamo dare una consistenza setosissima, che in questo caso io di solito risolvo col Vitamix, ma questo qua è veramente il vecchio sistema. Quindi semplicemente mettendo dentro tutto qua, una volta frullato il tutto mettete dentro, e dopodiché con il mescolo andate a schiacciare e dalla maglia fina praticamente uscirà solamente la parte cremosa, setosa e piacevole della zuppa. Ok? Quindi adesso vi faccio vedere proprio base per altezza come si ottiene questo zero scarto della Madonna proprio. E naturalmente le verdure, cioè gli asparagi in questo caso li ho già lavati, quindi poi in tutti i video le verdure le ho sempre già lavate prima di iniziare a farlo, perché è inutile perdere tempo per farvi vedere come si taglia, come si lava un asparago, mi sembra abbastanza facile. A parte i porri, voglio dire, ma il resto è tutto abbastanza intuitivo. Ok, allora. Perfetto. Allora, qui abbiamo i nostri fondi adesso. Gli altri asparagi me li tengo io per farci altre cose. Prima cosa, tagliamo. Mi raccomando coltello bello affilato, perché sennò fate fatica. Qui naturalmente più è tagliato fine e più facile sarà far cuocere il fondo dell'asparago, dato che questa è tutta fibra e di conseguenza fate decisamente molta più fatica, però comunque ce la fate, E naturalmente ci vuole più tempo, nel senso che sapete che io gli altri asparagi li scotto, non so, tra i 3 e i 5 minuti indicativamente, mentre il fondo di questi asparagi qua io tendenzialmente le farò cuocere almeno un'oretta via, indicativamente, Ok, voilà, perfetto. Padella, pentola, quello che voi più volete, olio extra, poi porri. In questo caso quando facciamo un fondo del genere, senza diventare troppo matti, più che altro perché già perdiamo un sacco di tempo a mettere su a cuocere la zuppa, semplicemente buttiamo tutto dentro, quindi porri, asparagi, olio, un po' di sale e anche le patate. Facciamo un soffritto di 5 minuti circa. Finito il soffritto, copriamo con l'acqua, coperchio, e lasciamo cuocere per un'oretta circa. Quindi abbiamo fatto questo soffrittino di 5 minuti circa. Adesso, oh mamma mia, ho fatto un pasticcio. Andiamo a coprire con l'acqua. Questa saranno circa 800 grammi indicativamente, poi magari nel caso bisogna aggiungere qualcosa. Ne aggiungiamo ancora un pizzichino di sale e poi mettiamo il coperchio.
Adesso lasciamo, da quando bolle, lasciamo cuocere per un'oretta a fiamma bassa. Ok, praticamente sono passati circa 40 minuti. Ho visto che l'aspargo è cotto. Allora, naturalmente adesso quando lo andate a assaggiare sentirete che dentro è morbido e fuori ha la parte dura. Questo non è un problema perché adesso lo andiamo a frullare. Quindi vi ricordo, se utilizzate il Vitamix lo frullate direttamente con quello e dopodiché è pronta la salsa come adesso vedremo, oppure utilizziamo il colino cinese per fare il passaggio finale, ok? Vediamo la setosità che adesso abbiamo ottenuto praticamente. Come vedete non ci sono più grumi, è perfettamente liscio e fantastica, pronta da mangiare.